nella cucina di mamma e di... Aie! E insieme siamo la Pasticcio Family! Oggi faremo per voi una ricetta un po' lunga, che per me è quasi un terzo figlio, il pandoro. Non vi dirò tutti insieme gli ingredienti perché sono molti. Faremo passo passo la ricetta insieme e man mano vi dirò gli ingredienti che vi serviranno per ogni singola preparazione. Iniziamo subito! Iniziamo dal lievitino. Per farlo vi serviranno 90 g di farina manitoba, 4 g di zucchero di canna e in più 80 ml di latte di soia tiepido nel quale farete sciogliere 15 g di lievito di birra, così come ho fatto io. Mescolate e aggiungete anche lo zucchero continuando sempre a mescolare. Poco alla volta poi andremo ad aggiungere la farina già setacciata, in questo modo. Una volta pronto, mettete a riposare in forno con la sola luce accesa per circa un'ora. Ed ecco qui il nostro lievitino pronto. Per il primo impasto ci serviranno 50 ml di latte di soia tiepido, 20 g di zucchero di canna, 3 g di lievito di birra, 160 g di farina manitoba, 30 g di margarina. Procediamo. Mettiamo in una ciotola il primo lievitino. Sciogliamo poi il nostro lievito di birra nel latte già tiepido e lo andiamo ad aggiungere, una volta fatto il procedimento, al nostro composto. Aggiungiamo infine anche la margarina a temperatura ambiente. Mescoliamo il tutto e a questo punto aggiungiamo anche lo zucchero e la farina già setacciata, sempre poca alla volta. Finiamo poi di lavorare il composto sul nostro piano da lavoro. Dopo aver formato un panetto il più possibile omogeneo, andiamo a riporre il nostro impasto in una ciotola e coprendola la mettiamo in forno a lievitare con la sola luce accesa per circa un'ora. Ecco il nostro risultato dopo un'ora di riposo. Passiamo ora al secondo impasto. Per farlo ci serviranno 120 ml di latte di soia, 100 g di zucchero di canna, 200 g di farina manitoba, un pizzico di sale, 30 g di margarina. All'interno del latte lasciate l'emulsione, il baccello di vaniglia per qualche minuto prima di utilizzarlo. Procediamo. Mettiamo nella planetaria il primo impasto. Aggiungiamo il latte tiepido, un pizzico di sale e azioniamo la planetaria a velocità media. Una volta che il latte è stato incorporato al primo impasto, aggiungete anche la margarina a temperatura ambiente e continuate a lavorare. A questo punto andiamo ad aggiungere anche lo zucchero di canna. Azioniamo nuovamente la planetaria ed una volta finito andiamo ad incorporare anche la farina e lavoriamo finché il composto non sarà omogeneo. Quando avrete ottenuto questo risultato, staccate dal gancio il composto, in questo modo, e andate a lavorarlo sul vostro piano. Infariniamo leggermente e modelliamo cercando di dargli la forma di un panetto. Quando sarà pronto, riponetelo nella ciotola già infarinata e mettete a lievitare nel forno, sempre con la sola luce accesa, per altre 2 ore. Ecco il risultato. A questo punto coprite con pellicola trasparente e ponete a riposare in frigo per circa 45 minuti. Ottenuto questo risultato, ci sposteremo a lavorare l'impasto sul nostro tavolo da lavoro. Spolverizziamo con un po' di farina e stendiamo cercando di dare il più possibile la forma rettangolare.
A questo punto ungiamo con 130 g di margarina a temperatura ambiente, cercando di essere il più omogenei possibili. Ripieghiamo quindi in 4 parti, cercando di rendere il nostro impasto un vero e proprio rombo. Dopodiché stendiamo dando di nuovo una forma rettangolare. Andiamo a stendere da entrambe le parti e a questo punto ripieghiamo in 3 il nostro impasto ed infine andiamo a stenderlo ancora un pochino in superficie. Coprite con pellicola trasparente e riponete in frigo per circa 15-20 minuti. Una volta pronto, togliamo dalla pellicola, stendiamo nuovamente e poi a questo punto chiudiamo piegandolo in 3 parti. Avvolgiamo nuovamente con pellicola trasparente e riponiamo in frigo per 15-20 minuti. Trascorso il tempo di riposo, procediamo con l'ultima sfogliatura. Stendiamo nuovamente massaggiando l'impasto sempre da entrambi i lati e andiamo a ripiegarlo ancora una volta in 3 parti. Avvolgiamo con pellicola trasparente per l'ultima volta e facciamo riposare in frigo per circa 15-20 minuti. Questo è il nostro risultato. Lavoriamo ora sul piano infarinato, cercando di creare prima un panetto e successivamente, stendendo con il mattarello, un vero e proprio disco. Lavorate poi l'impasto andando a creare nuovamente un panetto, aiutandovi con la farina se necessario. Ottenuto questo risultato, prendete lo stampo, andate ad imburrarlo con la margherina in modo copioso, proprio così. Una volta pronto, adagiate il panetto all'interno e riponete in forno con la sola luce accesa per l'ultima fondamentale lievitazione di circa 4-6 ore o almeno finché l'impasto non avrà raggiunto il bordo del nostro stampo. Ed ecco qua il nostro pandoro finalmente lievitato e pronto per essere cotto. Infornate a 170 gradi per i primi 20 minuti, poi abbassate la temperatura a 160 gradi e proseguite per altri 35 minuti. Una volta cotto andiamo a sformarlo. Oh, che ansia, che ansia! Oh, invece eccola qua la nostra meraviglia! Ed ecco qua finalmente il nostro pandoro di Natale è finito. A me questo pandoro fa venire in mente il mio nonnino, che tutti i Natali mi andava a comprare il mio pandoro e il mio panettone preferiti. E a voi cosa fa tornare in mente? Intanto, se il nostro video vi è piaciuto, ricordatevi, iscrivetevi alla pagina, attivate la campanellina e lasciateci un like. Ciao! Che bello, è bellissimo, vero?